Benvenuti, carissimi spettatori di Gossip alla Turca, nel nostro spazio dove le storie più chiacchierate dell'universo delle celebrità prendono forma, si intrecciano e talvolta sorprendono perfino chi crede di aver visto tutto. Prima di iniziare questo viaggio approfondito nelle emozioni e nei cambiamenti di uno degli uomini più enigmatici dello spettacolo turco, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di premere il tasto mi piace e, se volete sostenere Gossip alla Turca in modo ancora più speciale, potete unirvi al nostro programma, abbonati, e accedere a contenuti esclusivi e privilegiati. Oggi vi porterò dentro una storia che non è soltanto una relazione sentimentale, ma un percorso di maturazione e rinascita. Quella di Ken Yaman e Sarah Bluma, una coppia che ha trasformato l'idea stessa di amore sotto gli occhi curiosi dei media europei. L'intervista rilasciata dall'attore a Vanity Fair Italia ha aperto uno squarcio raro e prezioso sulla sua anima, sui suoi dubbi, sulla sua ricerca di serenità e sul modo in cui la sua vita sentimentale si intreccia con le ombre e le luci della celebrità. Ken Yaman, cresciuto tra le complessità e le contraddizioni di Istanbul, racconta nella sua intervista come la sua infanzia sia stata segnata da due universi opposti, due stili di vita che lo hanno costretto fin da ragazzo a osservare, riflettere e costruire un proprio equilibrio. Questa capacità di interpretare la realtà, prima ancora dei ruoli da attore, sembra essere uno dei fili conduttori del suo percorso professionale. Molti lo ricordano per i suoi personaggi carismatici e fisicamente intensi, ma Yaman confessa che il suo desiderio di stabilità ha radici profonde. L'apprendimento della lingua italiana, avvenuto in adolescenza quasi per gioco, è diventato negli anni un ponte verso opportunità che gli hanno cambiato la vita. Il progetto Sandokan, che ha catalizzato l'attenzione internazionale, non è stato soltanto un lavoro ambizioso. È stato una sorta di rinascita artistica, un crocevia dove disciplina, sacrificio e talento si sono fusi in un'unica direzione. La pandemia, con il suo silenzio obbligato, ha rappresentato per lui una parentesi complessa ma necessaria, un tempo in cui la frenesia si è interrotta e tutto ciò che rimaneva erano interrogativi irrisolti. Quel periodo lo ha spinto a confrontarsi con se stesso, a capire cosa desiderasse realmente fuori dai riflettori, e da lì è cominciato il suo lento ma deciso cammino verso una vita più intima e raccolta. Attualmente impegnato sul set della serie spagnola The Butterfly Labyrinth, Ken Yaman dà vita a un ex agente tormentato da fantasmi personali, un uomo sospeso tra passioni proibite, tradimenti e missioni cariche di adrenalina. Anche in questo progetto emerge una duplice natura. Da un lato il guerriero indomabile, dall'altro un interprete che cerca un percorso introspettivo, quasi fosse un riflesso della propria ricerca di equilibrio. Molti fan vedono soltanto l'eroe d'azione che combatte, cade, si rialza e sfida il pericolo senza esitazioni. Ma l'intervista rivela un lato completamente diverso, quello di un uomo che, quando le telecamere si spengono, preferisce il silenzio, il calore della casa, la semplicità di un quotidiano senza maschere. Ed è qui che entra in scena Sarah Bluma. La storia tra Ken Yaman e Sarah Bluma non è esplosa come un fulmine improvviso nei gossip, ma si è diffusa gradualmente, trasformandosi da supposizione a certezza attraverso piccoli gesti, dettagli sottili, apparizioni misurate. In un'epoca in cui l'amore viene spesso spettacolarizzato, la loro relazione ha preso una strada completamente opposta: discrezione, cura, equilibrio. Nell'intervista, Yaman parla dell'amore non come un vortice di emozioni incontrollabili, ciò che forse cercava anni fa, ma come un approdo sicuro. Le sue parole sono diventate virali. Non fai più le follie dei 20 anni. Cresci, cambi. Oggi cerco la semplicità, una casa, la pace. In amore conta quello che succede tra quattro mura.
Se riesci a restare con una persona per mesi e ridere ogni giorno, allora hai trovato quella giusta. Questa frase non è soltanto un pensiero romantico. Rappresenta una nuova dimensione affettiva, e molti hanno interpretato queste parole come una dedica velata a Sarah Bluma. Lontani dagli eccessi mondani, Khan e Sarah hanno creato un'armonia che sembra mettere radici proprio nella normalità. Non c'è ostentazione, non c'è volontà di alimentare polemiche o voci di corridoio. C'è piuttosto un'affinità che cresce nel quotidiano, un sostegno reciproco che si è rafforzato anche attraverso la distanza e gli impegni professionali. Uno dei momenti più toccanti dell'intervista è quando Kenyoman confessa di aver lasciato la sua casa vicino al Colosseo per trasferirsi in un luogo volutamente segreto. Non una fuga dal pubblico, come molti hanno ipotizzato, ma una scelta dettata dalla necessità di respirare lontano dai rumori del mondo e dalle continue interpretazioni errate che spesso i social media alimentano. Bisogna imparare a proteggersi, dice quasi sottovoce. Il suo bisogno di privacy non è un rifiuto verso i fan. Anzi, li considera parte integrante del suo percorso. Ma al tempo stesso rivendica il diritto a una porzione di vita che non sia perennemente in vetrina. Il suo rifugio romano è diventato uno spazio dove ritrovare se stesso, dove poter amare senza interferenze, dove Sara rappresenta un punto fermo, una presenza costante che lo accompagna nella ricerca di un equilibrio finalmente maturo. Nonostante la discrezione della loro relazione, è evidente che Sarah Bluma abbia un ruolo profondo nella vita dell'attore. La sua presenza non appare come un fuoco d'artificio, ma come una luce costante. Rappresenta la serenità, la normalità che Khan Yaman cercava da tempo, forse inconsciamente. Yaman lo afferma chiaramente, la sua concezione dell'amore si è evoluta. La passione non è più un lampo improvviso, ma una fiamma che brucia lentamente e che trova forza nella continuità. Tra set esteri, ore interminabili di allenamento, ruoli fisicamente sfidanti e pressioni mediatiche, l'attore ha imparato a ritagliarsi una vita che non dipenda soltanto dalla sua immagine pubblica. La relazione con Sarah Bluma sembra essere una bussola stabile in mezzo al caos, un porto dove ritornare quando il mondo dello spettacolo tenta di inghiottirlo. Questa maturità ha colpito profondamente i fan, molti dei quali hanno commentato l'intervista con messaggi affettuosi e riflessioni sul valore della crescita personale, della pazienza, della fiducia. La pubblicazione dell'intervista su Vanity Fair Italia ha scatenato una vera tempesta di reazioni, migliaia di commenti, ipotesi, discussioni sulla relazione di Yaman, ma anche un grande rispetto per la sincerità con cui l'attore ha raccontato la propria vita interiore. Per una volta, i fan non si sono concentrati soltanto sull'estetica o sui ruoli, ma sulla persona dietro l'immagine. E forse questo è il più grande risultato dell'intervista, aver mostrato che la fama può convivere con il bisogno di autenticità. Questa è la storia di un attore che ha deciso di non nascondersi più dietro il personaggio, di un uomo che ha imparato a dare valore alla calma, alla quotidianità e agli affetti sinceri. Khan Yaman e Sarah Bluma rappresentano una nuova idea di amore. Meno rumorosa, più solida, profondamente umana. E voi, cosa ne pensate di questa trasformazione? Credete che la relazione tra Khan e Sarah sia destinata a diventare una delle storie d'amore più iconiche del mondo delle celebrità? Chi vorreste vedere nei prossimi video di Gossip alla turca? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel like. E premete il tasto abbonati per sostenere ancora di più la nostra comunità. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio emotivo e profondo. Ci vediamo nel prossimo video di Gossip alla turca, dove le storie non finiscono mai, continuano.